Ciao a tutti, oggi sono molto contenta perché abbiamo con noi Irene, da Best Italian Classes. Ciao Irene, come stai? Ciao, anch'io sono contentissima perché ci inseguiamo da mesi Sì, e non riusciamo mai a incontrarci. Oggi finalmente mi sì. sembra di parlare con una VIP che inseguo da mesi. È la stessa cosa per me perché io ti seguo su Instagram. A me piace molto perché hai quelli piccoli video, perché io non ho così tanto tempo e quindi magari sono, non lo so, sto aspettando il treno e vedo un tuo video. Ah, ok, va bene, ho imparato un pochino l'italiano, questo mi piace. Sì, è bello. No, un pochino, il tuo italiano è molto buono. Grazie, grazie. Ma è vero che prima, quindi quando ho cominciato a imparare l'italiano, l'ho fatto ogni giorno, senza dimenticarlo, ma adesso lo imparo un pochino meno perché ho cominciato con lo svedese, quindi ho un pochino di paura anche perché ho dimenticato un po' e per me, quindi sì, posso parlare, posso comunicare, ma sì, non è come prima, ma va bene. Sono contenta. Per me è sempre la cosa la più importante è poter comunicare, e quello è buono, quello va bene, quindi sono contenta. Sì. Certo, è vero, hai ragione, la cosa più importante è comunicare, questo è assolutamente una verità. Ma io ho iniziato a insegnare proprio per andare quel passo oltre riuscire solo a comunicare. Perché io sono una traduttrice come te, giusto? Mi hai Sì, detto che anche tu sei una traduttrice. sì. Però in realtà non ho mai fatto la traduttrice, l'ho fatto pochissimo. Però mi è rimasta quella formazione di dover dire le cose come lo direbbe un madrelingua, Sì. quella deformazione. Quando ho iniziato a insegnare l'italiano, ho preso quell'aspetto e l'ho trasformato in insegnamento. Questo è buonissimo, quindi per esempio per me, per il tedesco, era molto importante parlare non come un madrelingua magari, ma parlare benissimo, perché io lavoro in tedesco, per esempio. E Mhm. per quella lingua era molto importante e posso immaginare che ci sono anche molte persone che dicono io vado in Italia a lavorare e devo parlare come un madrelingua, o praticamente, o parlare molto bene. Però non è solo una questione di perfezione, se no qui spaventiamo chi ci ascolta. Ehm, è arrivare a quel livello, come penso sia il mio inglese e il mio francese con cui lavoro, e Mhm. accorgersi che comunque rimane difficile una certa conversazione o anche semplicemente guardare un film, perché Sì. ci sono le espressioni idiomatiche, ci sono quelle espressioni familiari che non trovi nei libri, Mhm. certi tipi di verbi, ogni lingua ha le sue costruzioni verbali particolari e Mhm. quindi io lì, vado a insegnare Sì. quella parte di italiano, quindi non mi interessa nemmeno il congiuntivo, la grammatica, no, sono questioni da cui rimango molto volentieri fuori. Molto bene, perché per esempio io mi ricordo che quando sono arrivata qui in Germania avevo un livello ufficialmente di tedesco B2, no? Ma ho Mhm. cominciato a parlare con le persone e mi sono reso conto che c'era tanto che non potevo capire, no? E c'erano quelle cose. Perché le persone non parlano come sul corso di tedesco, no? Le persone usano. No, È la stessa cosa per l'italiano, secondo me, sì. esatto, quindi le possibilità sono tante in realtà. Mm. La migliore sarebbe poter passare del tempo, nel mio caso in Italia, ma non lo possono fare tutti. Mm. Ma adesso è più facile da prima, no? Perché adesso, per esempio, c'è, non lo so, io uso per esempio iTalki o puoi conoscere persone su internet e parlare, quindi un po'. Spesso quando le persone dicono, ah, ma io non ho i soldi per andare, non lo so, in Italia o no. Ah, ma si può su internet se può conoscere persone, può, per esempio, seguire il tuo Instagram e imparare ogni giorno è più facile da prima, no? Sì, 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 sicuramente, ci sono un sacco di altre cose. E, però c'è anche l'altra questione che a me è sempre interessato molto e che mi ha spinto poi
a creare Best Italian Classes, Mhm. che quello che abbiamo appena detto è verissimo. Però gli studenti avanzati, e questo l'ho imparato dai miei studenti, Mm. rimangono da soli a, Sì, a imparare di più, a arricchire il vocabolario. C'è pochissimo online proprio di didattico per sì, gli sì, sì. studenti avanzati. Sì, questo è vero. Quindi anche per altre lingue non è così spesso che ci trovano questo tipo di materiale, no? È vero. Forse è solo l'inglese in questo caso, no? Che qualcosa esiste già da diverso tempo, però Sì. io l'ho visto dalla sorpresa dei miei studenti già bravi Mhm. di avere ancora tantissime cose da imparare. Mhm. La mia idea è nata un giorno che facevo lezione a una signora russa, a cui sarò Ah, sempre grata, che mi ha detto dal nulla, beh, io vorrei imparare i verbi pronominali. mhm. E io ancora ricordo il panico di quel giorno perché non avevo niente di pronto, però m'ha fatto capire le difficoltà degli studenti avanzati e da lì mi sono Sì. appassionata a loro. I principianti li rifiuto sempre perché no, non sono per me. Mhm. È interessante, sì, sì. Grazie. E tu per esempio sei una studentessa del mio livello perché hai tutte le basi per fare quel salto in più. Quindi per me la situazione è così che parlo altre lingue romanzi, quindi è Romanze. romanze, ah, vedi, quelle cose, ci sono cose, per esempio i plurali in italiano per me è difficilissimo, non mi ricordo mai come farlo correttamente, è una cosa molto, non lo so, a uno. Per quello quando qualcuno mi dice, ah Laura, tu hai un buon livello di italiano, mi dico, ah, sì, io lo capisco tutto, posso comunicare, ma è vero che ci sono tante cose in cui non sono per nulla sicura, ma per me non è un problema in quel senso, ma sì, credo che sia una buona idea avere corsi del genere, perché per me se vado per esempio adesso qui in scuola mi dicono ok, farai, non lo so, un corso A2, per me è molto molto, come dire, non ha un senso. Magari imparerò qualcosa a livello grammaticale, ma non lo so, no, per me non ha senso. Sì. Ma ti capisco, per quello è meglio un corso così, perché ci sono persone come io che magari parlano francese o spagnolo o Mhm. portoghese e magari non hanno un livello attivo molto buono, nel senso la grammatica non è perfetta, ma andare in un corso normale anche non ha senso perché ehm, loro lo capiscono tutto e sì. Sì, comunque succede a tutti, penso anche nel tuo pubblico, più o meno sono tutti Sì. poliglotti interessati alle lingue. A me succede sempre quando parlo in inglese o in francese di arrivare tutta tranquilla, spedita in un discorso, no? Quando parli e dici, oh, come parlo bene oggi? Sì, E poi arrivi a quella parola banalissima sì. di cui non ti ricordi l'accento o di Mhm. cui non ti ricordi la regola e dici, Sì. oh, Sì, sì, è questo è vero. normalissimo. E ci sono anche giorni in cui io mi dico, ah, parli bene, e dopo ci sono giorni dico, oh, mamma mia, no, non mi ricordo di nulla. Non posso neanche dire cose super basiche, ma questo è sempre così, secondo me. E tu Sì. l'italiano l'hai imparato tutto fuori dall'Italia? Cioè è un Sì, italiano... sì, l'ho imparato con video, praticamente con il metodo Mhm, naturale, quindi molto ascolto e adesso ho un tandem perché il mio problema è che io avevo detto ok, io imparerò l'italiano un anno, 10 minuti al giorno, minimo. mhm. C'erano giorni che, come a me piace, ho fatto di più, ma avevo la regola che ho adesso per lo svedese che 10 minuti è obbligatorio e dopo se posso fare di più faccio, ma non è un obbligo, no? E dopo quello che è successo è che dopo un anno ho detto, se non ho nessuna regola,
lo dimenticherò tutto perché non lo faccio più ogni giorno. E quello che ho fatto è cercare un tandem. Quindi c'è un ragazzo con Mhm. cui io parlo ogni settimana una volta, mezz'ora in italiano, mezz'ora in spagnolo. Dopo ci sono altre cose, per esempio vedo il tuo Instagram o vedo un video qui, un video lì, ma non c'è una regola ogni giorno. Per quello a me sembra importante avere almeno una volta a settimana qualcosa da fare con l'italiano attivamente per non dimenticarlo tutto, perché quello sarebbe un peccato, no? Sì. Certo. Sì, questa è un po' la mia strategia adesso, ma sì, ma adesso sì, voglio imparare lo svedese, mi piace anche molto, ma non voglio, è sempre la cosa, voglio imparare sempre più lingue, ma allo stesso tempo non voglio dimenticare le altre. Questo è un po' è il pericolo, sì. Sì, sì. L'ho visto il tuo video in svedese, ma non ho potuto guardarlo tutto perché non capivo niente, quindi Sì, ma ho per... guardato Sì, a pezzi. sì, 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 sì. Sì, è stato una bella sfida. A me piace, devo dire che a me piace molto imparare una lingua all'inizio, sempre una cosa Mm. molto emozionante. Dopo mi piace quando ho un livello più o meno B1, mi piace non perdere quel livello, fare qualcosa per non perderlo. Sì. Oggi ci penso io a te se vuoi, ai tuoi 10 minuti di italiano. Mm, molto bene, sì, perfetto. Sì, hai preparato qualcosa, no? Sì, ti ho mandato la slide, tu Ho ce un l'hai po' di già, quindi... paura. Ma non ho Ah, non- ferma! no, Paura, paura. paura. Questo è un errore che fanno tutti, questo accento, Ah, paura. paura. Ok. Tu pensa al tuo nome in Cla- italiano, è il contrario, non si legge come il tuo nome, è Ah, l'altro accento. paura. Brava. Ok, paura. Ma è semplicissimo, sono 5 frasi, 5 frasi sono i tuoi 10 minuti al giorno, Sì. però sono quei verbi che hanno un nome bruttissimo in italiano, sono i verbi sintagmatici, Uh. che non sono altro che i phrasal verbs italiani, Mhm. che quindi si creano con un avverbio. È un po' difficile questa definizione di cosa sia veramente quella seconda parola, perché a volte è una preposizione che funziona come avverbio, ma Mhm. non è questa la cosa importante, non ci interessa. Mhm. Però io qui in questo esercizio te ne ho messi 5 che veramente si usano tutti i giorni. Ok. Ah, mi sembra un bellissimo esercizio se sono veramente verbi che se usano ogni giorno, perché così... Sì, questi qui sì, 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 sì. E alcuni hanno anche altri significati, eh? Uh, ok. Oggi facciamo una cosa semplice però. Sono pronta. Come Ah, io facciamo? direi che prima puoi leggere i 5 verbi all'infinito, così mi dici se ti dicono qualcosa. Allora, tirare su, mettere giù, buttare giù, tirare via, tirare avanti. Io credo che mi dicono un po', non tutti. Per esempio, tirare avanti penso che sia qualcosa, continuare, magari. Sì, No? un po' Ah, sì. ok. Mettere giù, io credo che conosco mettere su, magari. Mm. Quando sei molto impegnato in fare qualcosa, ma non è la stessa cosa, no? Mettere giù può avere tantissimi significati. Mhm. Poi vediamo in questa scheda quale ha. Sì. E buttare qualcosa, per esempio buttare la pasta sul... no? Magari. Buttare giù, infatti, è anche il verbo che usiamo con la pasta. È un Ah, verbo importantissimo in Italia perché è il momento in cui metti la pasta nell'acqua bollente. sì, Quello è questo lo fanno buttare giù. ogni giorno gli italiani, no? Esatto. Oppure una frase tipica è quando sei nel parcheggio, dimmelo perché butto giù la pasta. Ah, sì, perché la pasta sia al dente, no? È perfetta, esatto, sì. Sì. Quindi, ma tirare E su... tra l'altro ti ho fatto l'esempio che è la Sì, prima frase.
Molto bene. Ma questo lo sapevo. Ma tirare su, posso immaginare, per esempio, tirare su la porta? Non lo so. Allora, tutti questi verbi hanno anche un significato letterale, Sì. cioè quel movimento che indicano tu lo puoi fare anche fisicamente. Mhm. Però molti hanno anche altre sfumature e dei significati più idiomatici, sono quelli difficili da capire la prima volta che si sentono. Sì. Ok, possiamo vedere gli esempi e io dico già Vai, che magari sbaglierò, ma non c'è un problema. Possiamo ma parlarne, va bene. sbagliare, questo tutti i miei studenti hanno paura sempre di sbagliare, ma allora l'insegnante non serve a niente, no? È vero, è normale sbagliare, io lo so, per quello non c'è un problema se sbaglio. Quindi È così necessario sbagliare. vedono tutti che io anche ho dubbi, non è un problema. Ok, possiamo cominciare. Quindi io leggo, o come lo facciamo? Sì, sì, fai Ok, tu, io ti aiuto. La prima ti ho aiutato mi hai del tutto. aiutato già. Quindi dimmi quando sei nel parcheggio così butto giù la pasta, no? Abbiamo già Perfetto. detto. Negli ultimi anni molti ristoranti tirano avanti senza certezze economiche. Bravissima, è proprio quello il senso. Ah, ok. Io avrei detto hanno tirato avanti. Ah, hanno tirato avanti. Mm? È vero, perché negli ultimi anni, no? Mm, mm, Mm. mm, mm. E è proprio andare avanti, continuare qualcosa, ma con fatica, tirare Mm, avanti. È anche un mm. saluto alternativo. Quando ti chiedono come stai, se tu non stai troppo bene, puoi rispondere così così, ma puoi Sì. rispondere anche tiro avanti, tiriamo avanti. Mhm, mhm. Ok, grazie, interessante. Quindi la prossima non ne sono sicura, però proviamoci. Voglio fare una bella impressione con la prof, non voglio mm, tirare su questa ricerca. Non lo so. No, se Me- vuoi la lasciamo, se vuoi la lasciamo, Sì. facciamo prima le altre. Ok. O magari es che non lo so perché penso es che no, no, es che non diciamo in italiano. Non lo so. Vera. Ma possiamo vedere le altre. Ok. Dopo una settimana così brutta al lavoro, nel weekend devo fare qualcosa che mm, mm, non ne sono sicura. Possiamo vedere Prova ancora lì. la 5. Certo, sì, sì. Ah, scusa, ora tira via perché sto guidando. Ti richiamo No, dopo. Oh, Meglio, io sono contenta che sì, devo intervenire io. molto bene. Allora, noi abbiamo tirare su, Tirare su, mettere giù mettere giù. e, e tirare via. Ok? Allora, partiamo dall'ultima, dalla 5. Mhm. L'ultima è una conversazione telefonica, hai capito? Sì, Dice sì, ti è molto richiamo dopo. semplice, quindi scusa ora perché non posso parlare, sto guidando, ti Mhm. richiamo dopo, ma ehm, Quindi sta dicendo ora chiudo, ti richiamo dopo. C'è un altro verbo per dire questo. Devi pensare, pensa al movimento del telefono vecchio di una volta. magari Quando chiudevi, tirare su, magari. il contrario, Ah, tirare via? me- No, mettere, no, mettere giù. mettere giù. Ti ho detto che non è il mio... Posso dire in italiano, non è il mio forte, non è... Mhm, sì, sì, ma non ti preoccupare perché se sbagli poi ti ricordi la correzione, quindi impari. Sì. Quindi Mm. mettere giù, scusa. Mettere giù è quando chiudi la conversazione telefonica. Ah, ok. Ma dopo cos'è? Scusa, ora metto giù. Sì? Metto Scusa, ora giù. metto giù perché sto Metto giù. guidando. Metto giù. Ok, capito. Ah, dopo... Quindi abbiamo tirare via e tirare su. E Uno dei la due, domanda cosa significa ognuna? Tirare via a me sembra come tirare via. Andarsene.
Non lo No, so. no, questo è il più difficile di tutti. Quando lo faccio nelle lezioni con i miei studenti, ti assicuro che non lo sa mai nessuno. Quindi lasciamo per ultimo, perché l'altro in realtà, che quindi è per forza tirare su, non è così difficile. Se pensi a uno dei dolci italiani più famosi del mondo, che è il tiramisù, Ah, si tiramisù. chiama, si chiama così perché ti mette allegria, perché ti fa contento. Ah, quindi la Quindi 4 è tirare su. Qualcosa che mi tiri su o sono stata cattiva perché qui ci va anche un congiuntivo. Quindi che ah, mi tiri su, che mi qualcosa che tiri mi su. tiri Che mi su. tiri su. Ah, ma è un bel... quello con il tiramisù mi aiuta perché mi posso ricordare A me piace anche il tiramisù, quindi... A chi non piace. Se può dire il tiramisù mi tira su, no? Certo, è un'ottima pubblicità. Perfetto, perfetto. Allora, con la frase 3 possiamo pensare cosa significa tirare via. Ok, voglio fare una bella impressione con la prof, non voglio um, tirare via nel senso di sbagliare o fare una brutta figura. Tirare via vuol dire fare male A qualcosa, farlo fare male. velocemente, senza Ah, voglia. mm? mhm. E è molto comune, però è difficilissimo che gli studenti lo sappiano. E sì, puoi usare anche il participio passato come un aggettivo. Una cosa tirata via è una cosa Mhm. fatta male, Mm, mhm, mhm. o velocemente o senza voglia. Interessante, sì, mi piace, grazie perché ho imparato quello, quindi devo anche esercitarlo perché se adesso non faccio di più, dimenticherò anche queste cose, ma interessante e mi sembra utile se è qualcosa che si usa o che si usa molto, no? Magari le Sì, persone sì. magari le persone che abitano già in Italia conoscono tutte quelle espressioni, no? Perché se si usano molto, magari una delle prime cose che si impara se hai imparato già italiano in scuola e dopo hai amici o persone con cui parli, no? Sì, questo sicuramente, la full immersion naturale è la cosa migliore, ma ce ne sono tantissimi di questi verbi. Adesso io ho scelto apposta per te 5 che veramente si usano nella vita di tutti i giorni, ma già questi possono avere anche altri significati. Oh, oh, ok. Quindi, per esempio, buttare giù lo puoi usare anche col telefono. È un po' un Ah, sinonimo di mettere giù, però se butti giù il telefono, la conversazione è interrotta improvvisamente. Se oh, butto giù, per esempio, non ti saluto e chiudo. oh, ok. Magari Quindi perché sei arrabbiata o perché c'è un problema tecnico. Oh. esatto, mi ha buttato giù il telefono. Ecco, così. Ah, ok. Ah, interessante sapere quello. Molto bene, Però grazie. direi che sei promossa. Ho sbagliato 3 volte. Comunque, come dire in italiano, I failed. No, 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 quando si fanno questi esercizi si fanno per imparare, non è un test, non è un Sì, esame. sì, 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 sì. Ma è vero, a me, secondo me, mi piace anche aver sbagliato perché così si vede che puoi parlare bene una lingua o più o meno, ma sbagliare è normale. No, non ti si Certo, ma devi poi è preoccupare. anche, assolutamente no, è anche la didattica moderna, no? Che ti porta a mettere subito in pratica ancora prima di conoscere veramente il significato. Mhm, mhm. Forse io e te non abbiamo studiato così quando eravamo piccole, noi ci davano prima la regola Sì. e poi si passava alla pratica. Invece la didattica di adesso fa il contrario, prima ti fa immergere nei nuovi significati o addirittura nelle regole grammaticali e poi tiri fuori il significato da Mhm. solo. Sì, 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 sì. A me piace più come facciamo adesso, no? Perché in scuola, non lo so, era sempre tutto molto grammaticale, a me piace più la pratica e anche
parlare con le persone, ascoltare, se c'è qualcosa che non capisco la cerco, ma è più comunicativo, nel senso che io voglio comunicare, non è che voglio sapere come usare la preposizione e non è in tutti i casi, per esempio, no? Molto bene. Sì, mi è piaciuto molto parlare con te e credo che sia molto utile anche l'esercizio che abbiamo fatto. E, sì, non so se vuoi condividere con noi ancora qualcosa prima di salutarci. No, io spero di rivederti prima o poi, magari prima della fine di quest'anno ci possiamo Ah, sì. rivedere ancora una Sì, volta. perché no? Eh, È Perfetto. appena iniziato, quindi abbiamo tempo. Sì, e possiamo E condividere più metafore sull'apprendimento di lingue o più esperienze. sì, sì. E Perfetto. è facile trovarmi perché io sono Best Italian Classes ovunque, ovunque sono, Mhm. quindi su Instagram, anche su TikTok sono Ah, arrivata su da TikTok? poco. Wow. Però veramente quasi tutti i giorni sono su Instagram. Perfetto, quindi lascerò in descrizione comunque anche il tuo Instagram e quindi ci vediamo e grazie mille per questa conversazione. Grazie a te tantissimo. Ciao, Ciao, alla prossima, ciao ciao, a alla tutti. prossima, Ciao ciao. ciao.